Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures, io sono Elia ed oggi, come detto settimana scorsa, costruiremo un elemento scenico per i nostri wargame usando solo gli stampi in silicone della Green Stuff World. Vediamo com'è andata. Prima di cominciare volevo darvi un paio di raccomandazioni e di avvertenze. In primo luogo vi consiglio di avere le idee ben chiare su quello che vorrete andare a creare. Io ad esempio creerò uno di questi tre edifici presenti sul foglietto delle illustrazioni leggermente modificato per renderlo più facile e veloce da creare. Il secondo consiglio è quello di avere una lista dettagliata di tutti gli elementi che vi serviranno per creare il vostro edificio. Potrebbe essere effettivamente snervante sedersi al tavolo per assemblare i vari componenti ed accorgersi all'ultimo minuto di essersi dimenticati di creare qualcosa. Perciò ogni volta che creerete un elemento lo andrete poi a depennare dalla suddetta lista. La mia prima avvertenza è quella di fare molta attenzione quando andrete a rimuovere la resina acrilica dagli stampi. Infatti a me è capitato molto spesso, una volta su tre, se non addirittura una volta su due, che mi si spezzassero gli elementi mentre andavo a rimuoverli dagli stampi. Questa cosa, come vedete, mi è capitata molto spesso con la punta delle parti che formano l'angolo dell'edificio. Quindi un consiglio che posso darvi è quello di non rimuovere la resina subito dopo mezz'ora, ma magari lasciarla riposare ancora nello stampo per un'oretta o due. L'ultima avvertenza, ma in realtà è più una constatazione dei fatti, è che per creare un edificio di piccole dimensioni, come appunto quello che vedrete tra poco, ho utilizzato mezzo barattolo di resina acrilica da 700 grammi. Ora, questo barattolo costa circa 9 euro. Quindi per creare due edifici di piccole dimensioni o uno di grosse o medie dimensioni vi servirà un intero barattolo da 700 grammi. Detto ciò, bisogna fare delle considerazioni. Utilizzare solo la resina acrilica per crearsi tutti gli elementi scenici che andranno a finire sul vostro tavolo da gioco non è, diciamo, il metodo più economico del mondo. Il mio consiglio è quello di usare gli stampi in silicone e la resina acrilica insieme ai più classici metodi per crearsi degli elementi scenici, come ad esempio usare del polistirene o del cartoncino insieme alla colla vinilica. Detto ciò, possiamo cominciare il lavoro. Ok ragazzi, eccoci qui al tavolo. Io, come vedete, ho già preparato tutti i componenti fatti con la resina acrilica nei giorni precedenti. Utilizzando una semplice scatola di cereali ho anche ritagliato questo cartoncino che userò come base su cui incollare tutti i pezzi dell'edificio. Allora, sul foglio delle istruzioni c'è scritto che questi due elementi devono essere usati come pavimentazione, ma volendo si possono utilizzare tranquillamente per creare il soffitto dell'edificio. In questo caso li sto appoggiando sulla basetta per avere un'idea di come posizionerò successivamente l'intera struttura. Ad esempio l'ingresso potrei incollarlo qui, in questo punto, e poi di conseguenza andrò a incollare tutte le altre parti intorno. Quindi prendo la mia colla cianoacrilica, ne metto una goccia qui sulla base e lo vado a incollare sul cartoncino più o meno qui. Faccio anche una leggera pressione sulla base in modo da farlo aderire bene. Ok, come vedete l'ingresso si è ben incollato sul cartoncino. A questo punto continuo il lavoro e aggiungo anche una colonna qui di fianco. Quindi prendo nuovamente la colla e ne metto una goccia sia sulla base sia sulla parte laterale.
In questo modo si incollerà in modo saldo sia sul cartoncino sia sul muro di fianco. Faccio nuovamente una leggera pressione in modo da far aderire bene le due parti ed il gioco è fatto. A questo punto non mi resta che proseguire il lavoro incollando pezzo per pezzo tutte le parti rimanenti dell'edificio, utilizzando lo stesso metodo. Ed eccoci qui ragazzi con le fondamenta e i muri del nostro edificio incollati e pronti a essere dipinti. Ma se incollare i muri su un pezzo di cartoncino è stato rapido e veloce, non è stato altrettanto semplice lavorare con i pezzi che riguardano il tetto. Personalmente io mi sono basato solo su quello che ho trovato scritto sulle istruzioni ed infatti proprio perché sulle istruzioni non è scritto quasi nulla, mi sono ritrovato con un tetto decisamente più piccolo del mio edificio, almeno di 1 centimetro abbondante. A questo punto comincio a montare il tetto. Io vi consiglio di partire dai pezzi centrali applicando la colla ai loro bordi, in modo da poterli incollare quindi in questo modo. Applico la colla sul lato di questi due pezzi e li incollo in questo modo. Faccio una leggera pressione come al solito per farli aderire per bene. Successivamente incollo anche gli altri due pezzi centrali nello stesso modo. Ed infine incollo anche le parti che formeranno l'angolo del tetto. Ok ragazzi, la prima parte del tetto è pronta. A questo punto finisco il lavoro facendo la stessa cosa con le altre parti rimanenti. Nel frattempo ho deciso di incollare della semplice sabbietta sul cartoncino utilizzando della colla vinilica.
Come vedete sotto al cartoncino ho messo un foglio di carta in modo da poter recuperare facilmente tutta la sabbia in eccesso. Ok ragazzi, la colla sulle varie parti del tetto si è asciugata. Come vedete in alcuni punti è rimasto appiccicato dello Scottex, ma essendo l'interno del tetto non si noterà una volta incollato all'edificio. Io vi consiglio di incollare le varie parti in questo modo, partendo dalle due parti centrali ed aggiungendo successivamente le due parti laterali. Applico quindi la colla sulla parte superiore dei pezzi e li faccio aderire per bene. Aggiungo un altro paio di gocce di colla e a questo punto incollo anche le altre parti laterali. Sound right, boy. Infine incollo la parte superiore del tetto. A questo punto la colla sul tetto si è asciugata e posso incollarlo all'edificio. Per prima cosa applico la colla sulla sommità dei muri ed incollo il soffitto, facendo anche una leggera pressione.
Aggiungo come al solito un altro paio di gocce di colla in modo da fare incollare per bene i due pezzi tra loro. Quindi, come ultimo passaggio, applico la colla sulla base del tetto e lo incollo sul soffitto. Ed ecco come si presenta l'edificio una volta terminato il lavoro. Eccoci qui ragazzi, come vedete io ho già dipinto in modo molto semplice il mio edificio utilizzando dei colori acrilici comprati al brico. Sinceramente sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto, anche per quanto riguarda il tetto, nonostante le difficoltà incontrate durante il suo montaggio, non mi aspettavo che venisse così bene. Detto ciò ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale qualora voi non l'abbiate ancora fatto. Io vi ringrazio moltissimo per avermi seguito fino a questo punto e noi come al solito ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!